perché inizi a lucidare e a rifinire se tutto il resto è così, perché se no è una rottura di scatole infinita. Diciamo che da questo punto in poi è più scorrevole, i dettagli, il maggior numero dei dettagli stanno là in alto, quindi è bene finire perché altrimenti sennò poi dopo devo riarrampicarmi. Questo è un momento di formazione, io sto facendo una cosa che non ho mai fatto prima, quindi sto imparando, anche perché sul tema della formazione ci sei sempre tu come individuo che sei lì e agisci, indipendentemente da quello che l'altro ti riferisce, che può essere un maestro, può essere un insegnante. È la consapevolezza che rende l'individuo di fronte a te maestro, insegnante, quindi riguarda il suo agire, è il frutto dell'azione, quindi lui ti può fornire, ti può far dono dei contenuti, ma di fatto la cosa che lo rende maestro, guru, chiamalo come ti pare, è l'azione. Maestro è chiunque. Cioè il maestro non è una persona che ti insegna delle cose, non c'è questo tipo di rapporto. Il maestro è una persona, un individuo che fa semplicemente le sue cose. Il maestro esiste nella misura in cui tu ti metti nella condizione di poter prendere quel più che è interno alla parola maestro. Poi se trovi un buon insegnante, ovvero colui il quale riesce a lasciare un segno, no? Dentro di te, il merito non sarà comunque dell'insegnante, ma sarà il tuo che ti sarai lasciato, no? Tracciare una direzione. È una missione, non è un lavoro. È una missione perché hai in mano, cioè con una parola giusta, con uno sguardo giusto, con un sorriso tu puoi cambiare le sorti, no? Io non sarei mai in grado di fare una cosa del genere, quindi ho totale ammirazione per chi invece ogni mattina si sveglia e fa quello. Un monumento va fatto ai professori. Per modificare una superficie e renderla perfetta, a parte il tempo che ci vuole, la raspa è lei, ha la sua forma, quindi decide lei. Questo strumento che è più così dozzinale, semplice, però è molto più efficace della raspa perché ti permette di realizzare una superficie liscia, morbida e continuativa. La raspa invece sono tutti piani perché è piatta, quindi tu fai questo piano, poi quest'altro, insomma non puoi veramente, no, realizzare una superficie morbida, continuativa, perfetta, sferica, diciamo così, idealmente. Invece questo strumento ti permette di farlo, ci vuole più tempo, però fa una cosa, ha una caratteristica che mentre consuma si consuma. Cioè se vuoi realizzare una cosa perfetta, liscia, no, non solo ci vuole tempo, ma tu ti dovrai consumare, no, al fine di modificare quella roba che hai di fronte. Quando vuoi rimanere uguale a te stesso, sì, probabilmente ci sarai vicino, ma non sarai riuscito a... no? Ora che posizione, mi manca soltanto l'uva. Sta venendo molto bene. Cioè è una microcurva talmente delicata, no? Non è un taglio, ma è proprio, cioè, questa leggera curva, perché è un seno
È un seno leggero, non è un seno pesante, è snello e quindi di conseguenza non pesa abbastanza per poter, no, per poter appoggiare pelle su pelle. No. Finisco questo, così porto a casa una piccola rilevante soddisfazione. Dirò, ah, che bello, guarda, oggi sono riuscito a finire un capezzolo, Però è il capezzolo. Si può dire capezzolo su YouTube? Mia madre ha fatto l'insegnante, era innamorata del suo lavoro. Perché? Perché non faceva altro dal mattino alla sera, oltre che occuparsi della famiglia, chiaramente con papà. L'amore con cui lei parlava delle cose che dovevano fare, come si dedicava a casa per fare tutta roba che non le competeva, ma lo faceva comunque, no? Come pensava ai ragazzi, come correggeva i compiti, come li aiutava. Quindi per me il maestro, il prototipo ideale è mia madre, no? E quindi giudicavo gli altri in base al punto di riferimento, cioè a mamma. Cioè io mi aspettavo di trovare mamma a scuola. E molte volte era così, io sono in rapporti meravigliosi con dei docenti che erano dei genitori, no? No, anzi, più che genitori non avevano generato niente se non amore eventualmente per la materia, ma sapevano essere dei padri, delle mamme. E altri invece portano magari a scuola la frustrazione di voler stare altrove. Questo riguarda tutti quanti. Andiamo al lavoro in ufficio, però vorremmo stare con la testa altrove e quindi non ci stiamo, però sull'immagine del desktop ci mettiamo, che ne so, un monumento che avremmo tanto voluto vedere e che probabilmente non vedremo mai. Pare che mi sono convinto sul fatto che voglio dargli una lucidatura, una finitura che sappia di pelle in un modo diverso. Cioè me la immagino installata e voglio che, perché è una presenza ingombrante, che rifletta non soltanto la luce, perché il marmo l'assorbe anche poi con la finitura con la pelle, ma che rifletta l'ambiente, quindi che restituisca anche un leggero riflesso dell'ambiente circostante. E questo lo faccio se applico una finitura lucida, umida come la pelle di qualcuno che ha agito, che si sta muovendo e quindi che ha questa energia. Vuoi vedere come sarà quando lo lucido? Questo sarà l'effetto quando sarà lucidata. E tu vedrai il riflesso, no? Dell'ambiente, del contesto. Bello così, no? Immaginatela tutta in questo modo. Che è anche un'esperienza nuova. Io ho sempre scolpito la pelle, ho tralasciato questo aspetto. È ugualmente bello, quindi è arrivato forse un momento nuovo in cui mi voglio divertire a fare altre cose.